600 € in arrivo per le famiglie che hanno queste caratteristiche. Cosa fare per ottenerli? In arrivo un bonus importante per le famiglie italiane in difficoltà. Ecco di cosa si tratta, a quanto ammonta e quali sono i requisiti per ottenerlo. Gli italiani dicono addio al reddito di cittadinanza e accolgono l'assegno di inclusione che lo sostituirà in alcuni casi. Questa è la nuova misura ideata dal governo per contrastare la povertà che verrà messa in esecuzione a partire dal 1 gennaio 2024. Questa misura è pensata per i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti invalidi, minorenni, invalidi, over 60 e presi in carico da parte dei servizi sociali, che riceveranno un assegno di inclusione pari a 560 € mensili. Le famiglie che risultavano beneficiarie del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 potranno presentare i requisiti necessari per quello che viene chiamato reddito di inclusione, noto anche come assegno di inclusione. A partire dal mese di gennaio si dovrà presentare una richiesta accompagnata da un ISEE valido. Ricordiamo, infatti, che l'ISEE dell'anno in corso scadrà il 31 dicembre 2023. Questo documento sarà quindi riferito ai valori reddituali e patrimoniali del 2022. In cosa consiste l'assegno di inclusione e chi potrà beneficiarne? L'assegno di inclusione si compone di una parte di affitto imputato e di una componente di integrazione reddituale. La prima si presenta come supporto finanziario per il pagamento dell'affitto, mentre l'integrazione del reddito è un aiuto concreto per la vita quotidiana. Nel caso di un single, l'importo massimo annuale che può essere percepito è pari a 6.000 €, ma importo del sussidio soglia reddituale variano in base a come è composto il nucleo familiare. Pensiamo, ad esempio, ad una famiglia composta da un figlio minorenne e da una madre single. In questo caso l'importo dell'assegno di inclusione ammonta a 7.200 €, poiché la scala di equivalenza applicata è pari a 1,2. Una famiglia composta da due persone maggiorenni, come due coniugi senza figli, è sottoposta ad una scala di equivalenza di 1,4. In questo caso si riceverà un assegno di inclusione di 8.400 € per un reddito familiare massimo di 8.400 €. A quanto ammonta l'assegno di inclusione e qual è il massimo importo ricevibile? L'assegno di inclusione può raggiungere un massimo di 6.000 € all'anno, quindi 500 € al mese come integrazione al reddito. Una famiglia composta da due adulti con un guadagno di 400 € al mese riceverà solo 300 € di sussidio per raggiungere i 700 € al mese, ovvero 8.400 € all'anno. L'importo massimo è da destinare solo a chi non presenta reddito. Chi vive da solo e ha più di 67 anni può ricevere al massimo 560 € come integrazione al reddito, con il reddito a zero. Per le persone coniugate che hanno più di 67 anni la cifra aumenta a 784 €. Chi vive in affitto ha diritto ad un'ulteriore integrazione di 280 €, da aggiungere all'assegno di inclusione. Bonus colonnine. Essere green non è mai stato così semplice. Recuperi l'80% di quel che spendi, ma solo se fai così. Bonus colonnine. Pratiche dal 19 ottobre al 2 novembre 2023 da presentare al MIMIT, Ministero dell'Impresa e Made in Italy, facile facile. Finalmente un aiuto concreto per essere sempre più green e riguarda proprio l'icona della svolta ambientalista, l'auto elettrica che, però, finora ha piuttosto penalizzato chi la possiede. Hanno diritto a chiedere il rimborso, però, soltanto le persone fisiche ed i condomini che, ovviamente, si trovino sul territorio nazionale. A ditte ed imprese ci pensano i fondi del PNRR, attraverso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Servono le fatture di acquisto e di installazione e la ricevuta dei pagamenti effettuati, l'autorizzazione ad installare sia per condomini, delibera assembleare, sia per i privati, da parte del proprietario dell'immobile, e si percepirà l'80% della somma spesa per acquisto e posa in opera delle colonnine domestiche fino ad un massimo di 1.500 € per la persona fisica o 8.000 € per i condomini. Bisogna essere tra i primi. Fa testo l'ordine cronologico delle domande. Per coprire i rimborsi sono già stanziati 40 milioni di euro per il 2022 e altri 40 per il 2023. Se, però, i fondi non risultassero sufficienti, sarà lo stesso Ministero a comunicarlo ufficialmente.
Ecco perché è essenziale essere tra i primi ad inoltrare la richiesta. La procedura di istruttoria seguirà rigorosamente l'ordine cronologico delle domande. Pensione giovani, non c'è più speranza. Anche con 46 anni di contributi l'assegno sarà ai minimi storici. Quando andremo in pensione, se mai ci andremo, riceveremo molto meno di quanto prendono attualmente i nostri genitori. Questi i dati. Il tema delle pensioni presenti e future, nel nostro paese, è sempre al centro del dibattito pubblico da ormai 30 anni. In pratica si andava in quiescenza con un assegno previdenziale tarato sui redditi percepiti negli ultimi anni di lavoro, a prescindere dalla quantità di contributi versati. Con Amato si è alzata l'età pensionabile di vecchiaia da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini, e aumentata la quantità di anni contributivi minimi, da 15 a 20. Oggi troppi sono i pensionati, i quali non possono essere più mantenuti dai lavoratori attivi come un tempo. Il rischio è il crollo dell'intero sistema previdenziale. Ecco perché si allungano i tempi di lavoro, oggi 67 anni per la vecchiaia. Ma le previsioni parlano di allungare sino ad oltre 70 anni per chi ne ha attualmente meno di 35. E non è finita, perché allontanando l'età pensionabile nel tempo, si allunga il periodo necessario minimo di contribuzione per poter avere un assegno pensionistico che sia almeno dignitoso. Un domani non saranno più necessari solamente 35 anni di contributi, ma probabilmente oltre i 40. Con assegni che comunque non saranno mai paragonabili a quelli dei nostri padri. Reddito di cittadinanza, migliaia di euro restituiti alle famiglie. Il governo cambia idea, questa è la categoria che riavrà indietro tutto. Clamorosa retromarcia del Ministero del Lavoro. Il reddito di cittadinanza dovrà essere reintegrato per tutta una serie di soggetti cui era stato sospeso, con il famigerato SMS trasmesso dall'INPS. La finanziaria 2023 stabiliva che solo le famiglie con un componente dalla percentuale di disabilità del 67%, almeno, sarebbero state esentate dalla sospensione dell'RDC dopo le 7 mensilità, e questo perché si rifaceva alla valutazione ai fini ISEE, DPCM 159 del 2013, ovvero considerava solo le disabilità di livello medio, grave e non autosufficienza, corrispondenti, quindi, ad un elevato livello di inabilità lavorativa, pari alla soglia spartiacque del 67%. Cosa bisogna fare per farsi restituire il reddito di cittadinanza? Ed è allora che il Ministero del Lavoro ha preso una decisione importante, eliminando quello che, a tutti gli effetti, era diventato un nodo gordiano: estendere i pagamenti del reddito di cittadinanza, fino a fine 2023, per tutte quelle famiglie con un componente disabile, la cui percentuale di invalidità sia effettivamente pari almeno al 45%, allargando la platea dei non occupabili o attivabili al lavoro. È stata quindi emessa una circolare ministeriale la che ripristina il reddito di cittadinanza a disabili ed invalidi civili con una percentuale pari o superiore al 45% e non più 67%, a condizione che vengano presi in carico dai servizi sociali del comune di residenza entro il 31 ottobre 2023. A quel punto l'INPS provvederà a riprendere i pagamenti dell'RDC erroneamente sospeso, erogando anche tutti gli arretrati non goduti. Migranti, notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 327. Nella notte 327 migranti sono sbarcati a Lampedusa, dove sono state soccorse 4 imbarcazioni. A bordo di 2 barconi salpati da Zawiya, in Libia, c'erano 116 persone su uno e 118 sull'altro. Intercettati anche 2 barchini con 9 e 15 tra tunisini, siriani e senegalesi. Alle prime luci dell'alba sono quindi sbarcati altri 69 migranti arrivati su 2 barchini, uno con a bordo 46 persone e l'altro 23. Anche le ultime 2 imbarcazioni erano partite dalla Libia. Roma, violentò una sedicenne in un parco, arrestato un 25enne. La polizia di Tivoli Roma ha arrestato un 25enne marocchino con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una sedicenne. Lo stupro è avvenuto ad agosto in un parco pubblico della frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio. La minore aveva conosciuto l'uomo qualche mese prima e, dopo vari scambi di messaggi sul cellulare, aveva deciso di incontrarlo.
5 morti sul lavoro ogni 2 giorni. Da gennaio a luglio 2023, secondo dati INAIL, sono in tutto 430 le persone morte sul lavoro. C'è anche chi ha perso la vita durante il tragitto casa-lavoro, 129 persone. La cifra totale di fatalità sale così a 559. Stando ai numeri, è il mercoledì il giorno della settimana in cui si verificano più infortuni mortali, 20,5% del totale. Grazie per la visione. Non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace al video per ricevere tutte le ultime notizie quotidiane. Buon